Benvenuti viaggiatori. Allora, oggi andremo a realizzare delle creazioni a tema marino, quindi dei gioielli a tema mare. Quello che voglio andare a realizzare saranno un braccialetto, un anello, un paio di orecchini e una collana. Allora, per quanto riguarda l'anello, i materiali che ci occorreranno saranno: io ho trovato questo ciondolo in argento di una tartaruga che ha l'incavo sulla pancia. Questo l'ho trovato in un banchino alla fiera dell'antiquariato qui della mia città, e ho pensato subito fosse perfetto per realizzarci un anello. E infatti quello che andrò a fare, prenderò un supporto come questo per anelli e andrò semplicemente a mettere il supporto all'interno del guscio della tartaruga, in modo che avrò così l'anello con la tartaruga. E questo lo andrò a fare grazie alla resina UV. Poi il resto che ci serviranno saranno delle pietre che ricordino un po' il mare, quindi io ho preso questa sulla tonalità del blu e questa sul celeste che ha queste striature bianche. Questa è un'agata che mi ricordava un po' la spuma del mare. Poi andrò a utilizzare questo ciondolino che ho trovato sempre alla fiera dell'antiquariato, sempre sui toni del mare, a forma di cuore. Andrò a utilizzare poi questi, chiamiamoli petali sul celeste. Poi ci occorrerà del filo di rame, del filo elastico e della passamaneria blu. Questa poi vi mostrerò come la andrò a utilizzare. In più ci occorreranno poi anche ganci per gli orecchini, dei ganci tipo questo per realizzare le collane, braccialetti, delle pinze e poi varie perline, varie pietre. Quello poi dipende da come volete poi voi andare a ricreare il vostro braccialetto, insomma i vostri gioielli. Quindi iniziamo. Allora, per iniziare voglio partire dall'anello, che è quello che ci vorrà un pochino più di tempo perché deve asciugare la resina. Quindi, come vi dicevo, quello che semplicemente vado a fare, prendo il mio ciondolino che ho scelto di mettere nell'anello, mi vado a prendere la mia resina UV, vado a riempirmi l'incavo con la resina UV e vado ad inserire il supporto dell'anello all'interno dell'incavo in questo modo. Poi mi accendo la lampada UV e lascio intanto a catalizzare la prima parte della resina. Poi dopo andremo a fare un altro strato una volta che quello strato lì sarà catalizzato. Nel mentre ci andiamo a preparare i vari ciondoli che ci serviranno per la collana e per gli orecchini. Per la collana io voglio andare a utilizzare questa pietra qui. Andrò a utilizzare questo filo di rame colorato sul turchese, sempre per ricordare il mare. Qui
come sempre mi vado a creare la solita asolina, che è quella poi dove noi andremo ad attaccare la collana. Scelgo il lato di dove metterla, quindi penso qui, in questo modo, e vado a realizzarmi il wire per tenere ferma la pietra. Ricordatevi, quando fate quando utilizzate la tecnica del wire, ricordatevi sempre di tirare bene i fili in modo che vi resti ferma la pietra. Ok, in questo modo la realizzo anche sulla seconda. In questo caso però vado a usare il classico filo di rame perché mi piace il contrasto col colore della pietra. Essendo la pietra liscia, andrò ad aggiungerci anche un ciondolino che adesso vado a scegliere. Penso che andrò a utilizzare queste. Quindi faccio la stessa cosa, mi creo l'asola. Me la posiziono sotto. Mi vado a inserire il ciondolo, mi faccio tutto il giro della pietra, poi torno su, rifaccio il giro e vado a chiudere. E questi sono i nostri
2 ciondoli per le collane. Intanto vado a vedere come è messa la tartaruga. Ok, qui si è asciugata, quindi vado a fare lo strato che mi resta qua, in modo da uniformare bene e da fare in modo che non si stacchi dal supporto. E lo rimetto in lampada. Adesso vado a prendere la misura e vado a tagliarmi quello che sarà il mio bracciale e la mia collara, quindi mi prendo la misura del braccio e la misura del mio collo. Voglio andare a realizzare una sorta di choker. Questo ce lo mettiamo da parte. Quindi qui abbiamo le nostre 2 misure. Ci sistemiamo i bordi. Ci prendiamo i nostri ganci ad asciugare. Intanto ci controlliamo il nostro anello. Ok, la resina si è solidificata, ora poi comunque lo lascerò per il tempo che finiamo le nostre creazioni, lo lascerò comunque in lampada. Quindi questo è il risultato del nostro anello, che è venuto molto bello. Poi adoro le tartarughe, lo sapete. Ora adesso lo lascio finire di asciugare, poi tanto dopo come sempre vi farò vedere tutto per bene una volta terminato. Questo ce lo mettiamo ad asciugare. Intanto ci dedichiamo agli orecchini. Quindi ne voglio andare a realizzare uno con questo filo di rame colorato di verde. Vado a inserirmi il fondo, diciamo, del mio orecchino. Mi tolgo l'eccesso. Vado a scegliermi le decorazioni da mettere all'interno del mio orecchino e vado a crearmi il mio pattern di perline. In una metterò
la stella marina e nell'altro metterò la conchiglia. In questo modo vado a crearmi la mia asolina tenendo ben ferme le perline in modo da stringerlo bene, e poi vado a passare nel mezzo a ricreare tipo una sorta di onda. Nel mezzo alle perline. E chiudo. In questo modo. Andiamo a mettere il gancio, no? E ce li mettiamo da parte. Adesso ci dedichiamo quindi al bracciale. Per terminare il bracciale voglio andare a prendere questa perlina che sembra una conchiglia, prendo un po' di filo di rame e vado a creare un mini ciondolino con questa conchiglia.
in questo modo, che andremo ad agganciare al bracciale. Quindi mi vado a prendere un anellino, in questo modo. Quello che manca adesso è mettere i ganci per chiudere il nostro braccialetto. Li inserisco nel nostro gancio. In uno vado anche a inserire un gancino di questi per la bigiotteria. E così abbiamo il nostro braccialetto realizzato con la passamaneria a tema marino. E adesso andiamo a realizzarci anche la collana con un procedimento simile a quello che avevamo fatto per questo, utilizzando il ciondolino a forma di cuore. E qui abbiamo la nostra collana. Adesso ci andiamo a terminare questo, poi andiamo a realizzare un altro piccolo anello però con il filo elastico. Poi finiremo il montaggio delle collane e poi vi mostrerò come sempre tutte le nostre creazioni una volta terminate. Mi riprendo il filo di rame colorato di celeste, lo vado a inserire in questo modo e quello che voglio andare a fare è creare una piccola decorazione. Quindi metto la perlina blu, ci passo intorno il filo in questo modo, vado a mettere le perline che sembrano una conchiglia. Queste hanno due buchi. Ora io queste le ho ricavate da un vecchio braccialetto, perché io tendo anche a riutilizzare tutte le perline o le pietre di un vecchio braccialetto, però penso che riuscite tranquillamente a trovarla su internet. Comunque, come sempre, non vi preoccupate per tutti i materiali, poi vi metto il link affiliato Amazon qui sotto in descrizione.
in questo modo, in modo da avere la conchiglia praticamente sul davanti. E quindi questo sarà l'altro nostro ciondolo per la collana. Allora adesso andiamo a realizzare il nostro anello con le perline. Andrò a utilizzare sempre comunque delle perline sui toni del blu e del celeste, e andrò a utilizzare anche questa a doppio foro con questa specie di fiore di loto. Il procedimento per questo gioiello lo sapete già, perché comunque l'avete visto più volte all'interno del video, ma adoro fare questi anelli e sono molto semplici da realizzare, oltre ad avere un bellissimo effetto poi addosso e veramente comodi, quindi preferisco l'altro anello andarlo a realizzare con questa tipologia di creazione. Quindi e adesso andiamo a chiudere il nostro anello. Questo è il nostro anello a tema marino. Adesso finiamo le collane, poi do una ripulita e vi faccio vedere tutto finito. Questo andiamo semplicemente a inserire il nostro filo della collana, ci realizziamo un nodo, una,
e 2. Adesso do una ripulita, vi faccio vedere tutto il lavoro terminato. Ed eccoci qua con tutte le nostre creazioni, i nostri gioielli a tema marino finite. Vi ricordo che per tutti i materiali che io ho utilizzato trovate il link affiliato Amazon qui sotto in descrizione, a parte per il ciondolino, questo qui dell'anello, perché questo io l'ho preso alla fiera dell'antiquariato della mia città, però magari trovate qualcosa di simile. Vi metterò il link affiliato Amazon qui sotto in descrizione. Quindi questi sono i nostri orecchini a tema marino. Questo è il nostro anello realizzato con il filo elastico, sempre a tema marino. Il nostro anello con la tartaruga, che è veramente bellissimo. Ho visto subito del potenziale quando ho trovato questo ciondolo in un banchino della fiera e subito mi immaginavo di andarci a realizzare un bellissimo anello. È molto molto bello. Veramente bellissimo. Poi, come sapete, io adoro tutto quello che riguarda il mare, quindi per me è ancora più bello. Poi abbiamo i nostri il nostro braccialetto e il nostro choker realizzati con la passamaneria. E infine abbiamo le 2 collane realizzate con le pietre. Devo dire, anche queste mi piacciono veramente veramente tanto, soprattutto questa mi piace moltissimo. È molto bella anche questa con le conchiglie, ma penso sicuramente questa è quella che mi piace di più, quindi molto probabilmente questi 2 sono i 2 pezzi di questo video che mi piacciono di più, che sono i miei preferiti. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente ho voluto iniziare a fare questo video in previsione dell'estate. Questo sarà il video di partenza, diciamo, dei video estivi, quindi poi inizierò a progettare tutti i vari video con le conchiglie, tutti i vari video a tema estate, visto che comunque siamo a giugno. Come sempre, se vi piacciono le mie creazioni e volete supportare il mio canale, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella degli avvisi, in modo che così non vi perderete nessuno dei video che pubblico. E detto questo, ci vediamo al prossimo viaggio, viaggiatori.